Benvenuti in Prateria Diurna. Oggi andremo ad esplorare la seconda mappa del gioco, forse quella più amata da tutti i giocatori. Quella che ha dato davvero corpo a tante appendici del gioco, fra cui, per esempio, il villaggio degli uccelli. Ma andiamo con calma. Seguitemi. Prateria Diurna. Ricordo l'emozione che provai quando per la prima volta mi sporsi da questa piccola altura. A differenza della mappa precedente, qui si percepisce immediatamente un'atmosfera diversa. Sole brillante, animali di luce, fiori e paesaggi mozzafiato. Ma nella sua apparente tranquillità si nasconde anche qui la triste storia di un popolo che era strettamente connesso con le creature che preabitavano Sky e che poi ha trovato una frattura inesorabile con questo legame. Ricordiamo infatti che il popolo delle stelle, ovvero coloro che scesero dalle stelle su questo mondo che noi chiamiamo Sky, incontrò già la vita, non era un mondo privo di vita. C'erano creature di luce e di oscurità che mantenevano un equilibrio costante. Prateria Diurna la possiamo dividere in 3 aree. Oggi affronteremo la prima parte, quella che non ha nessun gate da passare e quindi quella che ogni piccola falena vede per la prima volta. Ciò che si può subito dire è che sicuramente la prateria è uno di quei posti che sono stati abbastanza salvati dalla furia della guerra. Rispetto a altre zone, l'impatto sull'ecosistema è stato decisamente minore. Si nota subito che qui ritroviamo parte dell'antica colonizzazione di Sky da parte del popolo delle stelle. I primi insediamenti infatti sono caratterizzati da un'architettura basica, usando per lo più materiale già presente nella conformazione naturale della mappa. Fra quella che definisco prima e seconda evoluzione architettonica o prima e seconda era, troviamo l'utilizzo delle pietre per piccole costruzioni o decorazioni. Lo possiamo vedere nella prima parte, dove abbiamo 3 grotte, di cui una più grande caratterizzata anche da un'apertura superiore, dalla forma molto particolare, il che ci fa pensare anche a un intervento da parte del popolo delle stelle. Andando nella seconda zona, vediamo un bellissimo panorama e l'architettura di quella che sicuramente è una fase successiva, con innesti addirittura di una terza fase, ma andiamo per gradi. Anche qui troviamo le grotte, ma c'è una particolarità. Ciò che subito si nota sono i 3 piccoli templi che si ergono al di sopra delle colline. Non sono templi abitabili, non sono fatti per il popolo delle stelle, ma per le creature di luce, in particolare per le mante. Prateria Diurna è infatti un tripudio di celebrazione della natura e delle sue creature. Questi templi servono a celebrare le mante come rappresentano i disegni dei piccoli altari. Le campane poste al di sopra hanno la capacità di attirarle una volta che risuonano tutte e 3 e infine di chiamare anche le grandi mante. Prateria è infatti l'unico luogo dove si possono trovare delle mante così grandi, almeno di questa specie. Immaginiamo per un momento cosa doveva essere questo posto in passato. Centinaia di creature di luce che volavano fra le nuvole ed emergevano per poggiarsi sulle piccole conformazioni terrestri. Ovviamente anche la rampa al centro della mappa omaggia le creature di luce, oltre ad avere probabilmente la funzione di far volare e partire le navi che arrivavano dall'Isola dell'Alba. Attenzione anche alle porte automatiche,
che sono chiaramente un'evoluzione dell'architettura e un'aggiunta postuma. Non voglio anticipare nulla, ma parliamo di una differenza palese che poi scopriremo nella foresta nascosta. Le porte vengono aperte in due modi completamente diversi, seppure simili. In una abbiamo l'apertura tramite l'infusione della nostra luce interiore su un cristallo che, una volta accumulata energia, sblocca la porta. Nella seconda troviamo invece una serratura, per così dire, diversa. Non si adopera la propria luce, ma si canalizza l'energia delle farfalle. È una porta unica nel suo genere, almeno nel gioco è l'unica che troviamo, ma è possibile che in passato fosse più diffusa rispetto a ciò che ci è pervenuto. Sicuramente ci dà un'ulteriore indicazione di come l'unione fra popolo delle stelle e creature di luce fosse forte. Il popolo delle stelle arrivò in Sky accampandosi con le tende nell'isola dell'alba. Il primo saggio, quello che considero il primo profeta, riuscì a costruire un varco fra le nuvole, indirizzando il popolo di Sky oltre queste, lì dove sorge la prateria diurna. Le barche che volavano con la luce delle stelle e la guida del primo saggio condussero i pellegrini oltre il muro di nuvole. Una volta in salvo, iniziarono a costruire le prime case e interagire in modo costante con le creature di luce, in primis con le farfalle. Piccole, docili e curiose creature. Abbiamo l'esempio di uno dei primi spiriti che possiamo trovare, lo spirito che gioca con le farfalle e che anticipa ciò che sarà la peculiarità del saggio di questa mappa. È probabile che anche qui vi fossero insediamenti con tende e altre strutture più fragili che al passare del tempo non hanno lasciato alcuna traccia di loro. La prima era architettonica e la seconda, quella che inizia a fare uso dell'abilità del popolo delle stelle di tagliare e manipolare i materiali della terra, a mio parere, avrà una lunga storia, che culminerà poi nel villaggio degli uccelli. Ma a questo dedicheremo un video a parte. Sappiate per il momento che ritengo che quel luogo sia l'apice della cultura di quel momento, il momento di più grande splendore e armonia di una comunità che viveva in totale simbiosi con il mondo di Sky. Per oggi interrompiamo la nostra esplorazione di prateria diurna, che, come avete visto, ci rivela altri particolari sulla storia di Sky e sulla storia del popolo delle stelle, proprio attraverso la sua architettura. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo video e illuminate sempre il vostro cammino.